Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Calciogluconato galenica senese Industria farmaceutica galenica senese SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è calciogluconato galenica senese? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere calciogluconato galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è calciogluconato galenica senese? Calciogluconato galenica senese è un farmaco a base del principio attivo calciogluconato per preparazioni iniettabili, appartenente alla categoria degli integratori minerali, calcio e nello specifico calcio. È commercializzato in Italia dall'azienda Industria farmaceutica galenica senese SRL. Calciogluconato galenica senese può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni calciogluconato galenica senese 10% EV1 fiala 10 ml calciogluconato galenica senese 10% EV1 fiala 5 ml calciogluconato galenica senese 10% EV 10 fiale 10 ml calciogluconato galenica senese 10% EV 10 fiale 5 ml calciogluconato galenica senese 10% EV 5 fiale 10 ml calciogluconato galenica senese 10% EV 5 fiale 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Industria farmaceutica galenica senese SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo calciogluconato per preparazioni iniettabili, gruppo terapeutico. Integratori minerali, calcio, forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni, trattamento degli stati di ipocalcemia. Coadiuvante nel trattamento anafilattico, per il controllo dell'aumento della permeabilità capillare in condizioni allergiche e in caso di porpora non trombocitopenia. Posologia: la normale concentrazione di calcio nel plasma risulta generalmente compresa tra 2, 25, 2, 75 mol o 4, 5, 5, 5 mEq/L. Il trattamento con calciogluconato è mirato a ristabilire o mantenere questi livelli. Va notato, comunque, che la quantità assoluta di calcio richiesta in determinate situazioni cliniche è difficile da determinare e può variare in un intervallo anche molto ampio. Durante la terapia, pertanto, i livelli di calcio nel siero devono essere monitorati molto attentamente. Calciogluconato non deve essere somministrato per via sottocutanea o intramuscolare, vedere paragrafo 4.4. Calciogluconato galenica senese è una soluzione ipertonica da usare con precauzione e a velocità di infusione controllata. La somministrazione deve avvenire per infusione endovenosa molto lenta. Si consiglia di non superare una velocità di infusione di 1,5 ml al minuto. A titolo indicativo si suggeriscono i seguenti dosaggi di calciogluconato. Adulti 500 mg 2000 mg 5, 20 ml di soluzione, bambini 200 mg 500 mg 2, 5 ml di soluzione. Lattanti non più di 200 mg, non più di 2 ml di soluzione. Pazienti anziani, anche se non ci sono prove che la tollerabilità al calciogluconato sia direttamente influenzata dall'età avanzata, esistono alcuni fattori o situazioni cliniche, quali una dieta povera e una funzionalità renale alterata, che possono incidere negativamente sulla tollerabilità al farmaco e di conseguenza richiedono una riduzione del dosaggio. Il calciogluconato per uso endovenoso può essere diluito con soluzioni di glucosio 5% o sodio cloruro 0,9%. La diluizione in soluzioni che contengono bicarbonati, fosfati o solfati deve essere evitata, vedere anche paragrafo 6.2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Patologie o condizioni che comportano ipercalcemia, esempio iperparatiroidismo, ipervitaminosi D, malattia neoplastica con decalcificazione ossea. Grave ipercalciuria. Grave insufficienza renale. Fibrillazione ventricolare.
Pazienti che assumono glicosidi cardioattivi. Trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati, di 28 giorni di età, anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. Vedere paragrafi 4, 5, 4, 8 e 6, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego sono da evitare la somministrazione sottocutanea ed intramuscolare, in quanto i sali di calcio sono irritanti e possono causare localmente ascessi e necrosi. I pazienti devono pertanto essere regolarmente monitorati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione glicosidi cardioattivi/digitalici. Potenziamento degli effetti. L'associazione pone il soggetto a rischio di intossicazione digitalica. Verapamil. L'impiego concomitante per via sistemica di verapamil e calciogluconato può determinare l'inversione dell'effetto ipotensivo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere calciogluconato galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere calciogluconato galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento? Il calciogluconato deve essere utilizzato durante la gravidanza solo nel caso in cui sia considerato essenziale dal medico. Il calcio è secreto nel latte materno. Ciò deve essere tenuto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Calciogluconato non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati del calciogluconato. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Molti degli effetti indesiderati sono conseguenti a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Una somministrazione eccessiva di sali di calcio determina ipercalcemia. I sintomi dell'ipercalcemia possono includere anoressia, nausea, vomito, costipazione, dolore addominale, debolezza muscolare, polidipsia, poliuria, disturbi mentali, dolore osseo, nefrocalcinosi, calcoli renali e, se grave, aritmie cardiache e coma. Trattamento del sovradosaggio. L'ipercalcemia grave viene trattata con l'infusione di una soluzione di sodio cloruro per aumentare il volume di liquido extracellulare. Quindi può essere utilizzata, contemporaneamente o successivamente, furosemide per aumentare ulteriormente l'escrezione di calcio. Se il trattamento risultasse inefficace, possono essere utilizzati altri farmaci quali calcitonina, bifosfonati, disodio-edetato e fosfati. L'emodialisi può essere considerata come ultimo trattamento possibile. Durante il trattamento del sovradosaggio la quantità di elettroliti nel siero deve essere attentamente monitorata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Integratori minerali, codice ATC. A12A03. Il calcio è un elettrolita essenziale. È necessario per l'integrità funzionale dei nervi e dei muscoli ed è essenziale per la contrazione muscolare. Proprietà farmacocinetiche. Distribuzione e metabolismo. La componente minerale delle ossa e dei denti contiene il 99% del calcio corporeo. Il rimanente 1% è presente nei fluidi intra ed extracellulari. Circa il dati preclinici di sicurezza. Non ci sono informazioni di rilievo circa la valutazione della sicurezza in aggiunta a quanto già riportato in altre parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Elenco degli eccipienti calcio-saccarato acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di calciogluconato galenica senese a base di calciogluconato per preparazioni iniettabili sono calciogluconato bioindustrial IM, calciogluconato monico, calciogluconato SALF. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.